A mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte. Ebbro d'amor, ebbro di gioia. Abbiamo fatto Don Carlo in diverse produzioni, una che ricordo con particolare gioia è quella di Valencia, appunto, accanto al maestro Placido Domingo. Avevo già cantato nel 2013 con lui al Covent Garden in Nabucco, sempre lui nei panni di baritono e io di tenore, e il Don Carlo è ancora più speciale perché nel Nabucco comunque il ruolo tenorile è piccolino, invece nel Don Carlo avevi la possibilità anche di duettare con lui, è stata un'esperienza, poi tutto il cast era veramente fantastico anche quella volta. Diciamo che con i Don Carlo sono stato molto fortunato, ecco. Sono felicissima di aver debuttato questo ruolo e poi qui a Modena che insomma, dicevo è quasi la mia seconda e terza casa assieme a Piacenza e a tutta l'Emilia Romagna, Parma. Sono molto affezionata, quindi felice di averlo debuttato qui. Viva Verdi, viva Verdi. Il pubblico emiliano è fantastico, è molto affettuoso, ne capisce e mi hanno sempre trattata bene, quindi sono felice di cantare qui in Emilia-Romagna. Il segreto delle voci emiliane, forse anche possiamo legarlo al nostro modo di esprimerci in dialetto. Abbiamo dei dialetti che hanno una loro musicalità e quindi già questo può favorire lo sviluppo di un talento, anche magari se non ha delle basi accademiche, l'istinto. Io avevo 16 anni e prima che della lirica mi sono innamorato di un coro polifonico di Parma, il Debrando Pizzetti, con il maestro Adolfo Tanzi. E niente, ho ascoltato questo coro una volta così perché mi aveva portato un'amica di mia madre. Mi sono innamorato di queste sonorità, di questo coro incredibile, di queste voci polifoniche che si fondevano. E da lì ho cominciato a entrare in questo coro. Il maestro Tanzi ha sentito la mia voce e ha detto ma tu devi provare a studiare canto, non pianoforte, perché io studiavo pianoforte. È successo che mi sono innamorata a colpo di fulmine ascoltando Maria Callas di Stefano e del Monaco e tutti i più grandi. E le trame delle opere erano come dei film, mi sono veramente innamorata dell'opera e ho detto mannaggia cosa mi sono persa per 25 anni, perché ho iniziato a studiare a 25 anni. Perché sola la regina, non una dama almeno presso di voi serbaste. Io vinsi il concorso Voci Verdiane dell'86, vinsi il secondo premio, avevo 21 anni, ma prima ancora io debuttai, non in scena, in forma di concerto, con un Rigoletto a Pistoia, in Piazza del Duomo, con i complessi del Maggio Musicale Fiorentino. Dirigeva il maestro Bartoletti e ho avuto l'onore e il piacere anche di cantare con Piero Cappuccilli e Mariella De Via. E quello fu il mio debutto ed eravamo il 12 luglio del 1984, del mio debutto in scena che è avvenuto qui, al Teatro Comunale di Modena. Ricordo naturalmente la spensieratezza e l'entusiasmo dei 20 anni, perché non avevo ancora compiuto 20 anni io quando debuttai questo ruolo comunque straordinario, molto difficile, ma fu un periodo eccezionale per me perché vinsi i primi concorsi, insomma c'era una voglia anche di proporsi, di vedere il lavoro fatto nello studio, diciamo coronato con i piedi sul palcoscenico, quindi era veramente un periodo eccezionale. Quest'aura m'è fatale, ma prime
mi tortura come il pensier d'una sventura. E la signora Kabaivanska era presidente della giuria del concorso di Spoleto e ovviamente la sua presenza nella mia vita, nella mia carriera è stata fondamentale perché ha dato proprio una svolta, ha deciso di seguirmi anche privatamente qui a Modena, per questo è una città che amo molto perché ci sono stato diversi anni e poi oltre a sostenermi diciamo praticamente dagli inizi mi ha anche accompagnato lei dal maestro Luciano Pavarotti col quale ho avuto 6 mesi di lezioni intense tutti i giorni prima che venisse a mancare, insomma. Il giorno in cui lei mi portò a fare l'audizione decise di accompagnarmi lei al pianoforte e lui era davanti a me, lei dietro di me, insomma i due più grandi della storia dell'opera, penso, almeno per la mia opinione, ecco. Era una grande emozione, ricordo che tremavo dall'agitazione perché poi cantare i cavalli di battaglia del maestro Pavarotti davanti a lui è una sensazione bellissima e bruttissima al tempo stesso. Signora, per vostra maestà l'augusta madre, un foglio mi confidò in... Ero al Metropolitan di New York e io in quella stagione cantavo Lucia di Lammermoor e il Don Carlo, facevo 2 titoli. Succede che al Metropolitan il sabato fanno 2 recite, una alle 13 e una alle 20. Io avevo la Lucia di Lammermoor alle 20 e alle 12:30 mi ha chiamato Placido Domingo e mi ha detto: Luca, non riesco a cantare, non sto bene, non ce la faccio, tu l'Hernani lo sai? E dico: sì, lo so. Allora corri qua al Metropolitan che lo devi cantare tu. Sono corso al Metropolitan, mi hanno infilato i suoi costumi che mi andavano benissimo e niente, ho fatto 2 vocalizzi, sono entrato in scena così senza aver mai provato la regia e poi ho scoperto sul momento che dirigeva il maestro James Levine e che era in diretta radio anche mondiale, in broadcast, quindi però sai, sono quei momenti di follia che uno non ci pensa, vai e canti e via. Poi ho finito, sono uscito a mangiare un sacco di schifezze americane che a me piacciono tantissimo, tipo hamburger, patatine fritte, queste cose qua, che là fanno da Dio. E poi sono tornato in teatro e mi hanno detto: ma ti senti di cantare anche la Lucia? Ma dico, ho provato la voce, ho detto: ma sì, ce la faccio. E quindi ho fatto anche Lucia di Lammermoor, insomma è stato un evento che non si ripeterà mai più perché adesso non ce la farei più, perché parliamo già di 7 anni fa. E poi comunque non fa bene le corde, insomma sono delle pazzie che si fanno sul momento, però ha fatto parlare molto e siamo stati 2 in tutta la storia del Met, Richard Tucker nel 1952 e io nel 2015 e basta, è andata così. Io sono spagnolo, ma abito in Italia da un po' e quando dirigo la musica italiana mi sento anche italiano e mi sento molto felice di essere qua, è veramente una grandissima responsabilità perché Verdi è sicuramente fra tutti i compositori italiani, è difficile dire se è il più importante o meno, però per me è una figura fondamentale, una persona che con ogni opera è un passo avanti nella musica dell'Ottocento. Anzi, con questo Don Carlo comincia già un modo di comporre, di scrivere che riprenderà più avanti con il Requiem, con Otello e con Falstaff. Io ho un ricordo formidabile del Falstaff qua a Modena perché è stato l'ultimo Falstaff che ho fatto, dovevamo riprendere le recite e purtroppo sono già state cancellate. Quindi ho un ricordo molto fresco e molto bello di quella produzione, di quelle recite qui a Modena e adesso purtroppo arriviamo al teatro e siamo solo noi. Manca una parte fondamentale che è il pubblico, che sono gli spettatori. Ormai è da un po' di mesi che è così, quindi non mi sono abituata, però abbiamo bisogno del pubblico, quindi spero di tornare presto alla normalità. È molto importante questa iniziativa del Teatro Comunale di Modena di portare la musica a casa degli spettatori, degli ascoltatori, di non rassegnarsi a vedere un teatro chiuso con le porte chiuse. Questa è stata una situazione nuova per tutti, per i solisti, per l'orchestra, per il coro,
per me stesso, penso che anche qui al Comunale di Modena mai un'orchestra così grande abbia suonato in platea e in questa disposizione, quindi è stato tutto molto nuovo per noi e naturalmente abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per ascoltarsi, per prendere l'acustica, ma penso che abbiamo potuto risolvere durante le prove e il risultato spero sia positivo.